Buonasera a tutti. Allora, questa sera siamo al Lago di Castel San Vincenzo, che è qui dietro di me. È il tramonto, va bene? Siamo quasi, anzi siamo nel bel mezzo dell'ora d'oro, però io sono appena arrivato, venivo da un altro luogo e quindi mi sono fermato velocemente per fare delle foto al lago sotto di me, che sta lì. E devo dire che c'è un bellissimo scorcio di lago con anche dei bei riflessi, che ho giocato un pochettino con il polarizzatore per aumentarli oppure diminuirli. C'è un bellissimo albero su una penisoletta che diciamo così fa un'atmosfera molto interessante, e poi c'è un pochettino di colore, sebbene non ci siano nuvole, va bene, però c'è qualche nuvoletta alta e quindi un pochettino di colore ha preso, va bene. Adesso aspetto un altro pochettino e poi proseguo il mio viaggio. Fondamentalmente vado a dormire perché domani ci vedremo alle cascate del Volturno, sempre qui nel comune di Castel San Vincenzo. Quindi direi che ho detto tutto quanto. Chiaramente siamo in Molise, in provincia di Isernia, e comunque ci vediamo domani mattina. Dimenticavo, il lago di Castel San Vincenzo ha la particolarità tanto di essere un lago artificiale, va bene, in quanto è creato da una diga, e soprattutto ha le acque di un bellissimo colore turchese, e che io ho visto in certe foto l'acqua arriva a livello tale da allagare anche una parte di bosco, e quindi è un'ambientazione molto interessante in quel caso lì, perché appunto c'è questo interesse dell'acqua e degli alberi dentro l'acqua. Quest'oggi non è così, pensavo che magari il livello del lago fosse un po' più alto e quindi da poter sfruttare anche questa opportunità. Non c'è, ma va bene lo stesso. Buongiorno a tutti. Allora, siamo ancora a Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia. Qua dietro di me, lì c'è la torre, c'è il campanile più che altro, lì c'è l'abbazia di Castel San Vincenzo che visiteremo più tardi, mentre adesso ci rechiamo alle cascate del Volturno, va bene? Che sono delle cascate che sono qua vicino, la bicicletta qui è pronta per andare. E quindi ci vediamo lì, sono delle cascate molto belle, speriamo che non ci sia troppa gente perché in effetti l'afflusso di persone in questo momento è veramente elevata. Comunque, bando alle ciance, ci vediamo tra poco.
Allora, eccoci alle cascate del Volturno. Questa è la cascata principale con tutte le sue derivazioni, ok? Questa è la cascata principale, poi c'è un rivoletto di là, poi c'è un altro rivoletto là in fondo e poi qui ci sono questi splendidi salti che fa l'acqua. E sto provando in tutti i modi a spaccarmi qualcosa anche oggi, in quanto per avere una visuale decente mi sono dovuto mettere in mezzo al fiume finché posso. Va bene così. Lì c'è un'altra cascata che vedrò di riprendere in un secondo momento se riesco a trovare una posizione corretta. Allora, in questi casi personalmente cos'è che provo a sfruttare? Allora, a parte la bellezza della cascata, che peraltro qui è appena accennata perché non si ha una visuale chiara, bisognerebbe andare lì in mezzo, ma l'acqua è troppo alta. Io personalmente ho cercato di rendere il senso di questo posto, va bene? Cioè la bellezza, lo stupore che uno ha quando arriva in posti del genere. Quindi ho cercato un po' anche di riprendere dei dettagli, va bene, tipo le piante circondate dalle cascate, va bene, oppure una panoramica di questi salti, oltre che, diciamo così, la visione d'insieme che uno è sempre portato a fare, no, in questi casi qua. Anche dei dettagli dell'acqua che scorre, viene una foto un po' astratta, però è sempre molto interessante. Quindi che dire, il problema che c'è spesso per ciò che mi riguarda è la forte gamma dinamica che c'è, l'ampia gamma dinamica che c'è, quindi molte ombre e molte luci, per cui ho risolto facendo delle esposizioni multiple, poi vediamo in post produzione se ne scelgo una sola oppure se ne combino più di una. In più la mia macchina fotografica ha la possibilità, aumentando gli ISO, di aumentare anche la gamma dinamica, quindi ho messo a 400 ISO e la gamma dinamica da 100 è passata a 200, cioè è raddoppiata. Quindi vediamo un po' che cosa succederà, continuo ad esplorare, ci vediamo tra poco. Dark, full of fading stars pulling us apart through no fault of your own. You've been winded and thrown blind into the wolves and then forced to own heartache that isn't yours, while these turbulent waters they rocked your balance and swayed you to harbors you never normally tread. Am I worthy of forgiveness? Have I earned your faith? It seems the burden of your wish list has returned, and so I'll wait. Where's my light at the end of the tunnel? Where's my light at the end of the tunnel? Where's my light at the end of the tunnel? The one you promised, the one you promised to me. Do you remember in the emergency? You scared the shit out of me. Your carelessness took a heavy toll on me. I stood beside you, saw something inside you melt. I took a cab with you, I drew a bath for you. I poured my heart into you, I poured my heart into you, I poured my heart into you, I poured my heart into you. Am I worthy of forgiveness? Have I earned your faith?
Where's my light at the end of the tunnel? The one you promised, the one you promised me. The one you promised me. This tunnel's dark, drunken sloppiness, 4 a.m. stumbling, missing time, mumbling, sketchy half-truths. I'm sick and tired of putting out fires. I'm sick and tired of putting out fires. It's just been one thing after another. It's just been one thing after another. Where's my empathy? Where's my compassion? Where's my old Jesse's? Just a hot mess. He couldn't care less. He thinks he knows best. He's taking wild guesses. Am I worthy of forgiveness? Have I earned your faith? I'm at the mercy of your wishes. They've overturned all my... Allora, direi che questa cascata l'abbiamo esplorata abbondantemente, anzi il problema sarà scegliere le foto. Il posto era piccolo, comunque molto frequentato, però appunto muovendosi un po', soprattutto nel fiume, magari avendo un po' più di coraggio andando a piedi scalzi o con le scarpe da fiume, appunto d'acqua, si poteva anche osare un po' di più. Comunque adesso riprendo la bicicletta, vado verso l'abbazia e ci vediamo tra poco. Allora, eccoci nei pressi dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno, il camper dietro di me, ho messo a posto la bicicletta e tutto quanto. In realtà le abbazie sono due, una nuova, per così dire, del XII secolo e una invece del V secolo, di origine longobarda. È un'abbazia benedettina, va bene, e tuttora quella nuova, tra virgolette, che poi fu costruita più volte, ospita una comunità di monaci. Più che altro vedremo, ci sono dei begli archi con l'abbazia dietro e quindi farò un paio di foto e niente di più. E niente, vi farò vedere com'è il luogo se qualcuno è interessato a visitarla. Ho lasciato il treppiede in camper così da essere un po' più leggero e ci vediamo tra poco. Allora, qui dietro c'è l'abbazia di San Vincenzo al Volturno, questi sono i resti probabilmente di un chiostro che c'era prima, e ho giocato un po' con questi archi, con incorniciare la chiesa in questi archi e con le rovine del muro che c'è dietro, e probabilmente avrei potuto sperimentare un po' di più, anche se io sinceramente non sono riuscito a trovare altre inquadrature. Comunque, almeno un paio di inquadrature classiche sono venute abbastanza bene e quindi adesso vedete le foto. Dopo le foto ci spostiamo verso la vecchia abbazia. The devil's on the other bank, staring back at me. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man.
another nail for me. I gotta look pretty when I go down. Another nail in my coffin, can't you spare one more? I gotta look pretty when I'm knocking down heaven's door. I'm a dead man walking, I'm a dead man walking, I'm a dead man. I'm a dead man walking, I'm a dead man walking, I'm a dead man. Allora, dietro di me ci sono i resti della vecchia abbazia o monastero, che dir si voglia, che noi non visiteremo perché fotograficamente non ha fondamentalmente nessun interesse, però è un'ottima tappa per chi volesse sapere un pochettino di più di questo posto. Went down to the river, wash my sins for free. Allora, eccoci qua alla fine del nostro giro a San Vincenzo in Volturno. È stato un giro abbastanza articolato, quindi il lago, le cascate, le due abbazie o monasteri, adesso poi lo controllerò, ve lo scriverò qua sotto. Che dire, è un posto che meriterebbe molto più, come possiamo dire, molto più tempo, soprattutto il lago e in parte anche le cascate. È un posto che in estate ha il suo perché offre refrigerio, natura, secondo me anche cibo buono e anche un pochettino di storia. Quindi io, che dire, è un posto che mi ha sorpreso, un posto che consiglio a tutti, sia dal punto di vista fotografico che dal punto di vista turistico. Spero che le foto, insomma, vi siano piaciute, probabilmente sono posti più epici, però questo è un posto che mi è piaciuto molto. Per cui io continuo il mio viaggio nel ponte del 1° maggio del 2025. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale. Se vi piace questo video mettete pure un like e ci vediamo la prossima volta.